Ciao a tutti, io sono Yojimbo e io sono K. Ciao, sono 151G e mi hanno chiesto di partecipare a questo video e ovviamente ne sono del tutto onorato. È un piacere. Insieme al mitico Enrico siamo felici di portarvi oggi l'analisi del film di Don Bluth, Charlie, anche i cani vanno in paradiso, del 1989. Aspetta un momento, Yoji. E che cosa c'è? Noi siamo un canale che parla di tutta l'animazione, giusto? Non solo di Hazbin Hotel e dell'Uva Boss. Non pensi che sia arrivato il tempo di trasformarsi? Già, è vero, dobbiamo evolverci, cambiare. Che ne dici di fare quella cosa? Non stavo aspettando altro. Trasformazione! E vai, finalmente abbiamo i nostri nuovi avatar. Siamo di nuovo noi. Ora abbiamo tutto ciò che ci serve. Parlando di Charlie, anche i cani vanno in paradiso, è uno di quei film che se li vedi quando sei piccolo dici wow, è uno dei film migliori che abbia mai visto. Eppure, quando lo riguardi da più grande e ti chiedono com'è, dici viene definito da molti che l'hanno visto una delle pellicole, se non la pellicola più disturbante indirizzata a un pubblico d'infanzia. No, sul serio, questo film è strano e ha il tema della morte che aleggia intorno per tutto il tempo. Ma partiamo dal regista che tutti si ricordano per quei capolavori immortali come Anastasia e Alla ricerca della Valle Incantata. Ma prima di iniziare, come sempre, se è la prima volta che capitate in un nostro video, vi chiediamo di iscrivervi al canale per supportare il nostro progetto e la nostra stupenda community. Don Bluth è un autore e come tutti gli autori è cambiato nel corso della sua carriera. Quando lui ha realizzato Charlie, anche i cani vanno in paradiso, aveva superato la sua fase in cui cercava di fare qualcosa di un po' anti-Disney. Ha fatto Charlie, anche i cani vanno in paradiso dopo aver rifiutato alcune idee che gli erano state proposte. All'inizio lui pensava di fare anche di questo film una serie di corti e in generale voleva realizzare una serie animata di alta qualità, perché vedeva che gli altri facevano serie animate che più o meno erano animate un pochettino male in qualche modo, vedeva che l'animazione giapponese era sempre molto limitata e decise di realizzare qualcosa per la TV. Poi cambiò idea e puntò tutto su Charlie, anche i cani vanno in paradiso, ma è questo il motivo per cui il suo stile, sia in questo film che in alcuni altri come Pollicina, sanno tanto di il protagonista inizia con un'intenzione e poi incontra un miliardo di personaggi completamente scollegati tra di loro. Perché a Don Bluth piaceva cercare di tirar fuori singoli personaggi che a lui interessavano, farli interagire con il protagonista e dedicare loro una singola scena. Adorava intraprendere tutte le volte dei lunghi viaggi con diverse tappe, diverse atmosfere diverse tra di loro e con un'evoluzione continua ma non omogenea. Questo però è stato anche in più occasioni la sua condanna. Il film inizia a New Orleans con Charlie che scappa dal braccio della morte in questo canile che è una specie di prigione di massima sicurezza per cani. Questo ci fa capire che il protagonista non solo vi era rinchiuso con l'amico, ma stava fuggendo perché probabilmente vicino a un'eventuale esecuzione. Tra l'altro poi scopriremo che è stato il suo socio Bulldog ad incastrarlo proprio per sbarazzarsi di lui. La prima tappa dei due cani è il casinò gestito da Carface, ex socio di Charlie. A parte il fatto di mostrare del gioco d'azzardo, che già sarebbe un tema un po' delicato, tra gli avventori del casinò c'è una cagnetta che non viene mai detto esplicitamente, ma è palesemente una prostituta. Notare il pelo che assomiglia ad un seno e le unghie rosse. Se notate, qui troviamo tutte le figure tipiche di un casinò. Appena i protagonisti entrano nel locale, assistiamo ad una corsa di ratti e scommesse. In pratica è una specie di gara coi cavalli, ma con i ratti. Il cane col cappello dice a Charlie: «Ehi, non eri nel braccio della morte?» È passato veramente pochissimo dall'inizio del film e già abbiamo visto gente sparare ai protagonisti e ci stiamo già addentrando in discorsi riguardanti la morte. Ma che bello! Qui abbiamo la prima canzone del film, perché sì, non vi avevo ancora detto che questa pellicola è uno pseudo musical con canzoni abbastanza insipide. Facciamo la conoscenza dell'antagonista del film, ovvero Carface, che è un bulldog a cui a quanto pare piace stare dentro le macchine e tenere fuori la testa dal finestrino. Sapete, quella cosa che piace fare ai cani. Non siamo qui a giudicare i suoi sigari e la sua palese voce da fumatore accanito, cosa che si è sempre mostrata nel mondo dell'animazione come in Tom e Jerry, ma per quanto riguarda Charlie è abbastanza raro vedere il protagonista di un film per bambini sbronzarsi fino a non stare più in piedi. Pensiamo ad esempio allo zio Reginaldo degli Aristogatti o a Lucignolo e Pinocchio che bevono birra e fumano nel paese dei balocchi. Gli anni 80 erano sicuramente altri tempi e ora questa cosa non la vedremo mai. Da ciò che vediamo, a Carface non piace Charlie, nonostante lui non se ne renda conto. Infatti deciderà di sbarazzarsene con un tranello.
Lo fa ubriacare dando una festicciola di addio, facendo credere che il socio se ne vada mettendosi in proprio, e lo porta su un molo per la grande sorpresa. Se non fosse che la grande sorpresa è letteralmente Carface che spinge una macchina lungo la discesa. E sinceramente non credo di aver mai visto un molo fatto così. Guardando bene la scena però ci sembra un pochino strana e troppo veloce, come se casualmente avesse subito un taglio, ma di questo ne parleremo dopo. Charlie è in paradiso perché, come gli spiega il levriero Angelo, tutti i cani vanno in paradiso perché sono naturalmente buoni e leali, mentre gli umani no. E sulla carta non fa una piega. Peccato che il nostro eroe è irritato dal fatto che sia stato fatto fuori da un cane di cui si fidava, e quindi qual è il suo primo pensiero? Maledetto Carface, lo ammazzerò! Esatto, la vendetta. Decide non solo di scappare, ma di tornare con lo specifico scopo di fargli la pelle a sua volta. Insegnamento un tantinello sbagliato, ma coerente col suo personaggio negativo. Capito, bambini, a cui questo film si rivolge? Se un vostro amico vi fa uno sgarbo, fateglielo indietro, in modo peggiore! Qual è la prima cosa che Charlie fa una volta arrivato nell'aldilà? Provarci con l'angelo e iniziare a contrattare con lei dicendole: sai che il paradiso è un posto noioso? Vorrei tornare in vita. La levriera gli mostra un orologio che rappresenta la sua vita. Questo si è fermato e di conseguenza lui è morto. Dice che a nessuno è permesso tornare indietro e quindi indovinate cosa farà il nostro Charlie? La seduce, la inganna e le ruba l'orologio tornando sulla terra. Mentre torna, l'angelo lo avverte che così facendo non potrà mai più tornare in paradiso. Il nostro eroe redivivo risale il molo e quasi muore di nuovo, ma basta dare un colpetto all'orologio e questo riprende a ticchettare. Di conseguenza torna in vita, anche se vedremo in un modo un po' strano. I due amici si riuniscono e vanno a spiare Carface per iniziare ad attuare la vendetta di Charlie. Qui scopriamo che il Bulldog tiene prigioniera una bambina senza casa. Lei è praticamente il dottor Dolittle dei poveri poiché ha l'abilità di parlare con gli animali. Questo significa che lei può sapere di fatto in anticipo chi sarà a vincere le corse truccate dei topi, che abbiamo visto ad inizio film, e Carface vincerà un sacco di soldi. È letteralmente un cane che schiavizza una bambina. Quando Charlie vede Anne-Marie per la prima volta coperta di stracci, sola e spaventata, il pastore tedesco non pensa: «Ehi, quella ragazza ha bisogno del mio aiuto». Piuttosto il pensiero va subito alla fortuna che potrebbe fruttarli, con gli occhi che letteralmente diventano a forma di dollaro. Ovvio che lui e l'amico palesemente la rapiscono mentendole e promettendole una vita comoda e più felice. Cioè, questi si prendono cura di lei al solo scopo di fare un sacco di soldi, pensateci un attimo. Se togli i cani da questo film e ci metti delle persone, ottieni un film da bollino rosso. Charlie convince Anne-Marie ad aiutarli promettendole che darà i soldi delle vincite in beneficenza. Certo, fidiamoci! In una delle scene vediamo i due cani rapinare delle persone per raccimolare i soldi da scommettere. Ichi finge di avere una zampa ferita e Anne-Marie si avvicina, cercando di vedere cosa c'è che non va, e Charlie ruba il portafogli a questo signore. Prima che la coppia se ne vada, i due vedono la bambina e le chiedono: perché sei sola e dove sono i tuoi genitori? E se per caso ha bisogno di aiuto. Il pastore tedesco afferra la bambina e la trascina via. È terribile pensare che questa era praticamente la prima opportunità per lei di trovare una famiglia, dato che è orfana e Charlie glielo impedisce. Quando rivedi il film da adulto ti accorgi che la bambina è innocente e non sa che sta venendo manipolata da questi due cani. È veramente terrificante. Vinta la corsa dei cavalli, usano i soldi della vincita per costruire sto bar osceno fatto di macchine rotte in una discarica. Ovviamente Carface scopre che Charlie è vivo e manda sulle sue tracce il suo scagnozzo Killer, che anche qui fantasia incredibile nei nomi, Anne-Marie inizia presto a rompersi le balle anche perché non è stupida e vede che Charlie non sta rispettando i patti. Per impedire che la bambina se ne vada, il cane le mostra che in realtà anche lui aiuta qualche povero. Qui possiamo vedere che anche Charlie ha in fondo un po' di cuore perché apparentemente torna regolarmente a far visita ad una cagnolina di nome Flo ed ai suoi cuccioli a cui porta cibo. Allora, non è mai stato detto chiaro e tondo, ma si sottintende che questa sia una con cui Charlie ha fatto zumpa zumpa e quelli potrebbero essere i suoi figli che lei ha partorito. Anche se sti cani sono tutti di razze diverse, quindi la cosa che ci lascia un pochino perplessi è che non ci sia neanche un pastore tedesco tra di loro. Ma hey, questo è un musical! Quindi è giunto il momento di cantare questa stranissima e brutta canzone sulla condivisione. Forse l'intenzione iniziale degli autori era quella di inserire un messaggio tipo: bambini, imparate a condividere le cose con gli altri. Certo, e questo sarebbe stato bellissimo, ma se me la inserisci in un film che parla di cani che muoiono e dove una bambina viene schiavizzata da essi, non credo che abbia molto senso. Anne-Marie scopre il portafogli che Charlie ha rubato e il rapporto fra loro si infrange e scappa via.
E qui arriviamo al trauma. La scena diciamo più disturbante per un bambino, ma al tempo stesso artisticamente bellissima, per cui si ricorda questo film. Nello specifico è quella in cui Charlie dorme e dal suo orologio proviene ancora la voce dell'angelo che gli dice: inizia un sogno molto inquietante in cui il cane viene risucchiato da un tornado oscuro e finisce direttamente negli inferi. Si ritrova su una barca scheletrica che galleggia in un mare di magma, guidata da una figura incappucciata che pare essere la morte. Come se non bastasse, entra in scena questa enorme figura che è un mix tra un drago e un cane demoniaco, che evoca sulla barca questa moltitudine di diavoletti che iniziano a mordere il protagonista dappertutto. Nel mentre l'imbarcazione affonda rapida nella lava infernale. Che ansia sta scena! Seconda, a nostro parere, solo a quella di Anastasia, film sempre di Don Bluth, in cui Rasputin vende la sua anima al diavolo e del suo corpo rimane solo uno scheletro, e grazie per gli incubi. Anne-Marie finisce a casa di Harold e Kate, i proprietari del portafogli che lei gli ha riportato, e loro le danno da mangiare dei waffle. La coppia senza figli sta considerando addirittura l'idea di adottarla. Che quadretto felice, tutto sta andando alla grande, fin quando non arriva Charlie che la manipola, fingendosi malato, per farla tornare a casa con lui. Per la seconda volta le porta via l'opportunità di essere felice e di avere una famiglia. Il cane è veramente un essere orribile, non ci stancheremo mai di dirlo. Dopo aver costretto Anne-Marie a lasciare l'unica casa calda, amorevole e vera che abbia mai conosciuto, il cane la espone ad un enorme pericolo, facendole rischiare la vita quando Carface e Killer gli attaccano con la loro assurda pistola a raggi. Eh sì, questa è una censura ed è palesemente un mitra. Che poi, perché censurare questo e non quelli all'inizio del film rimane un mistero. Charlie viene colpito più volte, ma il suo orologio non si ferma. Ciò ci fa capire che lui non può fisicamente morire finché il dispositivo non smette di andare. È come se fosse imprigionato in un limbo a metà fra la vita e la morte. Fuggono e si nascondono in questo posto totalmente random, pieno di ricchezze, il cui pavimento crolla, facendoli cadere in questa specie di fiume sotterraneo, o palude tipica della Louisiana. E qui tutto inizia a non avere più senso. Completamente a caso vengono catturati da un gruppo di topi tribali, che ingabbiano i nostri eroi e li presentano come sacrifici al loro dio, ovvero un enorme alligatore chiamato King Gator, che quasi divora Charlie. Notare l'ambientazione ancora una volta un po' troppo creepy per un film per bambini, cioè ci sono letteralmente teschi e ossa ovunque, il che ci fa capire che l'animale probabilmente si è mangiato tutta quella gente. Il rettile decide che il cane ha una voce troppo bella per mangiarlo. Ok, diciamo che è palese che vuoi saltargli addosso, vecchio rettile arrapato che non sei altro. Ed entrambi si ritrovano a cantare l'ennesima pessima canzone di questo film che nessuno si ricorderà. Anne-Marie, nel frattempo, inzuppata fradicia, viene prima gettata in acqua mentre è ancora nella sua gabbia, dopodiché la vediamo tossire pesantemente. Tra l'altro non è mai stato spiegato come King Gator e Charlie siano in grado di capirsi a vicenda. Ma come? Prima avevamo bisogno della bambina per interpretare il linguaggio dei topi e dei cavalli, ed ora il pastore tedesco è perfettamente in grado di capire un animale di un'altra specie? Qui, caro Bluth, mi dispiace, ma manca completamente la coerenza. E in più, giusto un appunto: basta inserire personaggi, ce ne sono troppi e poco caratterizzati. Anne-Marie ha la febbre alta e potrebbe avere addirittura la polmonite. Invece di portare in ospedale, logico, Charlie la porta alla chiesa abbandonata, perché essere circondata da cani rognosi è chiaramente ciò di cui ha bisogno in questo momento. Poi vabbè, Ichi viene sorpreso da Carface e dalla sua banda che brucia il locale. Dopodiché abbiamo una scena che abbiamo visto almeno in 100 film, dove Charlie, parlando con l'amico, gli fa notare che si sta affezionando alla piccina. Lui, per farsi bello, gli dice che non gli importa niente di lei e che è stupida. Peccato che Anne-Marie entri proprio in quel momento e lo senta. Così lei scappa e viene catturata da Carface, che la rinchiude in gabbia. E che due scatole! Ichi nel frattempo va ad avvisare alcuni cani suoi amici e Harold e Kate. Nel climax abbiamo King Gator che arriva come Deus Ex Machina per salvare tutti e si mangia Carface, facendo un buco nella nave. Grande il nostro alligatore, salva la situazione. Ma aspetta, oh no! È stata un'idea terribile! La bambina e Charlie sono entrambi intrappolati sott'acqua e rischiano di annegare. Come se non bastasse, un barile di petrolio cade colpendo una specie di motore. Il liquido contenuto al suo interno prende fuoco circondando Anne-Marie. Certo che sta bambina ha un culo incredibile, eh? Praticamente rischia la vita in due modi contemporaneamente: o annegare o prendere fuoco, o entrambi. E vai! Charlie è costretto a scegliere: o salva il suo orologio vitale, che si sta riempiendo d'acqua e quindi fermando, o salvare Anne-Marie. Per fortuna sceglie la seconda, il che è commovente per carità, ma anche terribile perché se ci pensiamo il protagonista ha perso la vita ben 2 volte. Anne-Marie torna a vivere da Harold e Kate sana e salva con Ichi, ma quella notte la sua stanza si riempie di una luce rossa demoniaca.
Non solo la sua camera, ma l'intera città sembra avvolta da questa luce malvagia e compare un enorme segugio infernale, lo stesso dell'incubo di Charlie. Quindi quello che aveva visto era tutto vero. E allora ditelo che non volete farmi dormire la notte, mannaggia! La grande bestia caccia un enorme ringhio. Il fantasma di Charlie entra nella stanza e, a quanto pare, il diavolo gli sta permettendo di salutare Anne-Marie un'ultima volta prima di essere trascinato di nuovo negli inferi. Questo ci fa presupporre che il cane abbia trascorso le sue ultime ore intrappolato all'inferno, subendo indicibili torture prima di ottenere questa breve pausa. Appare un punto luminoso e torna l'affascinante angelo levriero per scacciare il demone, dicendo a Charlie che dopo tutto si è guadagnato un posto in paradiso, sacrificando la sua vita per quella della bambina. Il cane saluta Anne-Marie, ma non prima di averle mentito un'ultima volta, dicendole che sta solo facendo un viaggio breve e le chiede di prendersi cura di Ichi fino al suo ritorno. Bugiardo maledetto fino alla fine. E niente, la bambina vive una vita felice con Ichi e Charlie le dice addio in questo finale. Davvero uno strano film, oscuro e deprimente. Non brutto, ma molto confusionario che ti lascia l'amaro in bocca anche per un'altra ragione. Allora, se fate caso, la bambina di questo film recita molto bene. Questa è Judith Barsi ed era considerata ai tempi una bambina prodigio, perché davvero, ve l'assicuro, anche per una persona esperta, questa bambina era un prodigio. Dico era perché questo è stato l'ultimo film in cui ha recitato. E tra l'altro è anche il film dove Don Bluth pensava di lanciare la sua carriera, dicendo vabbè, da questo in poi vedrai che andrà tutto per il meglio. Purtroppo il compagno di sua madre non era una persona molto piacevole e iniziò col passare degli anni a ingelosirsi del fatto che questa bambina guadagnasse più soldi di lui, avesse più successo di lui, fosse più nota di lui, finché a un certo punto non impazzì completamente e tolse la vita sia a sua moglie sia alla bambina e poi a se stesso. È una storia terrificante. E più scoprite dettagli, più questa storia peggiora. E diventa davvero pesante. E questo certo non vi aiuterà a non piangere nella scena finale di questo film, perché ora ha un altro peso. Oltre questa tragica vicenda, che senz'altro aggiunge un tono dark alla produzione di questa pellicola, al suo interno ci sono diverse cose che a un'occhiata superficiale potrebbero esservi sfuggite. Charlie, anche i cani vanno in paradiso, uscì in Nord America il 17 novembre 1989, il giorno stesso in cui venne pubblicato il film La Sirenetta della Disney. La pellicola di Don Bluth fu quindi un flop a livello di incassi perché tutti andarono a vedere l'altro film. Nel libro del paradiso possiamo scoprire quali sono i nomi e i volti dei genitori di Charlie. Il padre si chiama Burt R. Barking e sua madre si chiama Lonnie A. Bowther. Questi sono una citazione al doppiatore del protagonista Burt Reynolds, che all'epoca era sposato con l'attrice Lonnie Anderson, che a sua volta dà la voce alla cagnolina Flo, appunto la presunta compagna di Charlie nel film. Altri riferimenti al doppiatore li vediamo nel casino di Carface, dove il protagonista vince ad una slot machine, e nella ciotola sotto di essa troviamo scritto non a caso il nome Burt. In aggiunta a questo, per animare Charlie, Don Bluth aveva in mente Reynolds fin dall'inizio, perciò lui e il suo staff lo immaginarono per assomigliare alle fattezze dell'attore. Usarono come modello un pastore tedesco adottato dalla troupe e chiamato appunto Burt, in riferimento allo stesso Reynolds. Un dettaglio bizzarro che abbiamo visto è che ogni singolo personaggio femminile del film, cane o umano che sia, indossa un brillante ombretto blu. Tra l'altro anche Anne-Marie ce l'ha, anche se il suo sembra più verso il viola. Il nome dell'antagonista Carface è un omaggio a Scarface, il famoso film di gangster con Al Pacino. Infatti l'intenzione iniziale era di chiamare il personaggio così, ma venne cambiato onde evitare problemi legali con la Universal. Riprendendo ciò che diceva prima Enrico, la giovanissima Judith Barsi, doppiatrice di Anne-Marie, ma anche di Daki in Alla ricerca della Valle Incantata, perse tragicamente la vita prima di vedere realizzato questo film. Don Bluth, rimasto estremamente sconvolto dalla sua scomparsa, come omaggio alla piccola attrice, basò proprio sul suo aspetto le fattezze dell'orfanella di questo film. È questo tragico evento ad aver portato alcune censure ed attenuamenti di alcuni aspetti violenti del film. Ricordiamo ad esempio il cambio del mitra dello scagnozzo di Carface, che viene trasformato in questo più family friendly pistola a raggi.
Tra i tagli che il film ha subito c'è quello applicato alla scena dell'inferno. Pensate che in origine era ancora più terrificante. Oltre a quello che si vede nel film, il mostro traghettatore di anime si sarebbe mostrato in primo piano e il demone cane si sarebbe avvicinato a Charlie, ghignando e dicendo "Ora sei mio", prima di sputare fiamme. Le scene furono in seguito rimosse perché giudicate troppo spaventose. Don Bluth possiede una versione senza tagli, ma ad oggi la Metro-Goldwyn-Mayer, casa di distribuzione del film, non ha ancora autorizzato l'uscita di una director cut che mostri la scena integrale. Sempre lì, nella versione italiana del film però, sono stati rimossi i lamenti di dolore di Charlie e la voce del diavolo che, prima della fine dell'incubo, gli avrebbe ripetuto "Non puoi più tornare indietro", alla stessa maniera dell'angelo levriero. Un ultimo elemento che fu rimosso dal montaggio finale perché appunto giudicato troppo forte: vi ricordate la scena della macchina di cui parlavamo prima, che ci sembrava troppo veloce? In origine la sagoma del corpo di Charlie era vista volare via una volta colpita dall'auto. Nel montaggio finale si vede solo la macchina in volo che poi sprofonda in mare. Nella sequenza in cui il pastore tedesco finisce in paradiso possiamo notare tra i vari orologi uno da polso con al suo interno l'immagine di Topolino. Questo riferimento ha perfettamente senso se pensiamo che Don Bluth fu in precedenza un animatore della Disney. Oltre a questo, quando percorrono il tappeto sospeso tra le nuvole, Charlie si ferma a guardare un leone che dorme insieme ad alcune pecorelle. Non abbiamo conferme, ma pensiamo sia un riferimento al corto Disney Lambert il leone tenerone. Nel film anche il regista stesso viene inserito come easter egg in alcune occasioni. Lo troviamo nel nome della panetteria a cui passano davanti Charlie e Marie, chiamata Bluth Bakery. Oppure lo troviamo anche nel nome dello sfasciacarrozze dove il protagonista vive con Ichi, chiamato Don's Auto Wreckers. Abbiamo parlato all'inizio di come questo film, visto da bambini, ci fosse piaciuto e anche molto, mentre se lo rivediamo da adulti capiamo che forse ha dei difetti e ci siamo fatti prendere troppo da una specie di effetto nostalgia. Stessa cosa capitata ad esempio anche con We Are Back, 4 dinosauri a New York, di cui abbiamo un ricordo grandioso, ma che visto oggi ha una trama veramente terribile. Come si spiega quindi questo strano fenomeno? Allora, film come 4 dinosauri a New York non sopravvivono bene quanto Charlie e anche i cani vanno in paradiso, o meglio, anche questo film in realtà comunque quando lo riguardi da grande inizia a dire aspetta. Com'è possibile che noi da piccoli fossimo tutti rimbambiti e ci piacessero dei film che poi crescendo ci rendiamo conto che non erano poi un granché? Beh, questo succede per un motivo abbastanza semplice e anche un pochetto triste. Finché siamo bambini, qualsiasi cosa ci soddisfa. Ma non perché ci accontentiamo, ma perché non abbiamo ancora avuto esperienza di altri film. Più noi crescendo abbiamo esperienza di molti film, più iniziamo a notare che certe cose tornano spesso, più iniziamo a notare che proviamo meno soddisfazione quando un film è fatto in un certo modo o in un altro, più iniziamo a notare che alcune caratteristiche che ci piacciono comunque sono un pochetto più blande, sono un pochetto meno interessanti. Se prima, da bambini, vogliamo semplicemente una bella storia, da grandi vogliamo una bella storia raccontata in modo decente. E molti di questi film erano purtroppo realizzati da gruppi di persone che era già un miracolo fossero riusciti a iniziare un film. E quindi realizzavano delle opere che erano molto loro personali, molto artistiche, ma non avevano grandi visioni d'insieme, anche perché, soprattutto ai tempi, senza il computer, era difficile recuperare tutte le scene e rendersi conto di quanto il film fosse unitario. E alcune tecniche, come quelle della Disney, non venivano insegnate a scuola. E quindi gli autori stessi certe cose non le sapevano. Oggi, per esempio, tutti gli schemi che la Disney utilizzava nel suo grande rinascimento sono pubblici. Non ci sono più grandi segreti. Vengono insegnati a scuola direttamente ai ragazzini, che poi 20 anni dopo faranno un film d'animazione e queste cose le avranno interiorizzate. Ai tempi no. Ai tempi tu non sapevi perché la Disney facesse opere di così grande successo e magari la tua casa di produzione no. Oggi stiamo vivendo un periodo bellissimo perché anche i film peggiori nel mondo dell'animazione comunque hanno una certa unità, hanno un certo funzionamento e comunque mantengono una qualità stranamente alta, cioè per quanto magari abbiano tutta una storia basata sulle scorregge, comunque se la cavano bene. Mentre dall'altro lato abbiamo quei film degli anni 90 in particolare o degli anni 80 che sì, li ricordiamo con affetto perché noi eravamo bambini, quindi
o tutto ci sembrava bello, bastava una scena molto triste o una scena molto spaventosa o una gag molto divertente perché il film in qualche modo ci piacesse, un'atmosfera che ci piaceva perché il film ci soddisfasse completamente. E in realtà no, erano film molto sperimentali, molto autoriali. E in bocca al lupo per il vostro canale. Spero che tutto vada sempre per il meglio perché, siete bravi. E noi ringraziamo te, Enrico, per gli auguri e per aver dato il tuo preziosissimo contributo a questa analisi. Ora ci rivolgiamo a voi. Avete mai visto un film di Don Bluth? Ce n'è stato uno che amate particolarmente? Parliamo qui sotto nei commenti della vostra esperienza. Noi vi invitiamo ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi succosi contenuti a cui stiamo lavorando. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.